Benjamin Pavard, un campione del mondo per la difesa dell'Inter. Può essere lui il sostituto giusto di Milan Skriniar? Ne parliamo nel terzo episodio del nostro format a puntate in cui andiamo a caccia dell'erede perfetto di Skriniar. A grande richiesta, quindi, dopo i primi due episodi dedicati a Demiral e Mavropanos, ve li lascio nei link, li potete recuperare poi sui nostri canali, ovviamente ovunque. Oggi, nel terzo appuntamento, parliamo del difensore francese del Bayern Monaco e lo andiamo ad analizzare veramente in profondità per cercare di capire se può essere un buon affare per l'Inter oppure no. Spoiler subito, diciamo, magari fosse lui l'erede di Skriniar, detto sinceramente, anche se ci sono almeno un paio di fattori che secondo me vanno tenuti in seria considerazione. Adesso ne parliamo e vediamo tutto insieme. Amiche ed amici passioni interisti, ben ritrovati quindi in questo nuovo episodio di oggi. Vi chiedo subito un mi piace, così capiamo se questo format vi piace e quindi se dobbiamo andare avanti ad analizzare anche i nomi che ci avete fatto voi nei commenti ai precedenti episodi e vi invito anche ad iscrivervi al canale, così non vi perdete neanche uno degli altri approfondimenti, degli altri contenuti, non vi perdete neanche una delle nostre dirette ogni giorno alle 19:30. Ne approfitto, tra le altre cose, per segnalarvi anche che in queste ore abbiamo lanciato il nostro nuovo sito passioneinter.com, una veste rinnovata, tante novità, contenuti più interattivi, tanto interismo e nuovi contenuti. Quindi mi raccomando, fate un salto su passioneinter.com, sempre più il cuore dell'interismo. Partiamo però con il nostro episodio di oggi. Come dicevo, parliamo di Pavard perché? Per due motivi principalmente. Da un lato perché nel club di Passione Inter i nostri sostenitori hanno votato maggiormente lui come nome da andare ad analizzare, era uno dei nomi più richiesti da parte della community dei sostenitori di Passione Inter. Dall'altro lato perché effettivamente più di una voce con l'Inter c'è stata, possiamo dire così. È un giocatore in scadenza di contratto nel 2024 e da quello che abbiamo capito il Bayern Monaco, dopo aver perso Sule nei mesi scorsi a parametro zero, non vuole assolutamente perdere un altro difensore, un altro calciatore importante a parametro zero. Quindi la strada è segnata: o rinnovano il contratto o lo fanno partire la prossima estate. Tra le altre cose, pochi giorni fa, poche settimane fa, il dirigente Salihamidzic del Bayern ha confermato di aver ricevuto anche un'offerta finanziariamente interessante, l'ha definita, se non ricordo male le parole esatte, proprio nelle ultime ore del mercato di gennaio, che a quanto pare era un'offerta presentata dall'Inter che stava cercando di cautelarsi proprio nei momenti in cui sembrava che il PSG potesse arrivare in maniera concreta e portarsi via Skriniar a gennaio. Poi la cosa non si è fatta, però è sicuramente da tenere d'occhio, nonostante comunque adesso le cose tornano un pochettino in discussione. Però, come dicevamo, Pavard va tenuto d'occhio e andiamo ad analizzare chi è quindi Benjamin Pavard. Lo facciamo con il nostro consueto format, con la nostra solita scaletta. Partiamo dalla carta d'identità, dal portale Transfermarkt. Pavard classe 96, figlio d'arte, anche il papà era un calciatore di proprietà del Bayern Monaco con cui ha un contratto fino al 2024, come dicevamo, alto 1,86 m, terzino destro, difensore centrale sul ruolo, tra l'altro tra poco ci torniamo perché c'è una considerazione importante da fare, e dicevamo di piede destro, nazionalità francese. La sua carriera cresce ovviamente in Francia nel settore giovanile del Lille, una squadra che di talenti, di potenziali campioni ne ha creati tanti. E al Lille però stava un po' perdendosi al salto in prima squadra, stava andando un pochettino in difficoltà. In suo soccorso, per fortuna, devo dire, è arrivato lo Stoccarda, una società che poi negli anni ha cresciuto e ha tirato fuori tanti grandi difensori, da Rudiger a Mavropanos stesso, di cui abbiamo parlato nell'episodio 2 di questo format. Lo Stoccarda intravede un gran potenziale, lo paga 5 milioni quando si trovava addirittura nella seconda serie tedesca, e da lì la carriera di Pavard di fatto svolta fino a portarlo a diventare un difensore che ha convinto il Bayern Monaco ad investire 35 milioni di euro, che è circa il valore attuale secondo Transfermarkt. Ha raggiunto poi nel 2020 anche un picco di valore secondo Transfermarkt di circa 40 milioni di euro. Un giocatore che adesso ha cominciato ad accumulare anche una grande esperienza internazionale con la nazionale francese. Ha debuttato nel 2017, è stato protagonista segnando anche il gol più bello del 2018 al mondiale vinto proprio dalla Francia con lui titolare. Era poi nella spedizione anche al mondiale del 2022, dove però c'è stato un caso di cui parliamo tra pochissimo. In generale comunque 47 presenze con la nazionale francese, e non è poco sicuramente, più ovviamente i trofei vinti con il Bayern, la Champions, 3 campionati, e
e il mondiale per club e molto altro ancora. Questo quindi a livello di carriera. Vi condivido poi, per contestualizzare un po' il gioco di Pavard, per cominciare ad entrare sempre più nell'analisi di questo calciatore, la sua heatmap, cioè le zone di azione dove gioca principalmente questo giocatore nel Bayern Monaco. È una heatmap che la faccio vedere per chi ci segue su YouTube, la leggo per chi ci ascolta anche in podcast, un po' falsata, devo dire, dalla grande duttilità del giocatore e anche dallo stile di gioco del Bayern. Chiaramente è una propensione offensiva per un giocatore che dovrebbe essere un po' più difensore, tendenzialmente ricalca un po' quella di Skriniar con una maggiore presenza anche centrale, visto che in alcune occasioni viene schierato anche da difensore centrale oltre che da giocatore di fascia sulla destra. Però più o meno la regione d'azione è quella occupata anche da Skriniar. A livello di caratteristiche invece, che giocatore è? Come possiamo definire Pavard? Io come dicevo, lo definisco spesso un difensore centrale prestato al ruolo di terzino. Se devo farvi un paragone con un difensore dell'Inter che potete conoscere per farvi un po' un'idea, per avere un po' un immaginario, se non avete visto giocare Pavard, diciamo che tra i nostri difensori lo associo magari un po' più a Bastoni, piuttosto che gli altri difensori rosa. Ovviamente Pavard è destro, gioca sulla corsia di destra. Rispetto a Bastoni è più forte difensivamente, un po' meno spinto al cross. Sappiamo che Bastoni ha delle doti al cross molto valide e usa molto spesso questa giocata, mentre Pavard gioca un po' di più col pallone, diciamo col pallone con il compagno di squadra vicino, palla a terra, gioca un po' più corale, un po' più associativo da questo punto di vista. Questo ovviamente poi dipende anche da diversi fattori, tra cui anche i compiti che vengono assegnati a ciascuno in ciascuna squadra. Quindi ha proprio la fisicità e l'impostazione da difensore centrale, secondo me. Molto bravo nelle letture difensive, a leggere le azioni e ad intervenire facendosi trovare al posto giusto, leggendo prima quindi le azioni dove andrà il pallone. Tende a giocare molto sull'anticipo, quindi piuttosto che nel duello fisico, controllando l'avversario corpo a corpo, cerca di andare in anticipo, ma è molto bravo anche nei duelli sicuramente. È in generale un difensore difficile da saltare, sicuramente. Poi in avanti, come dicevo, guardando le partite del Bayern, ma anche della Francia, ma soprattutto del Bayern, guardando giocare Pavard, balza all'occhio, ecco, che ovviamente questo lo favorisce, ma si sgancia molto, cresce molto in campo, va avanti con coraggio, anche quando gioca in difesa, comunque si alza e accompagna molto l'azione, venendo spesso a giocare anche con qualità in mezzo al campo, cosa che fa anche Skriniar. Per me Pavard lo fa ad un livello qualitativo superiore. Essendo poi 1,86 m, come dicevo all'inizio, ha anche un buon stacco, una buona elevazione e, se ci ricordiamo la partita con l'Inter, la scelta di farlo marcare sul calcio d'angolo da Lautaro Martinez non si è rivelata proprio vincente. Tra i duelli aerei comunque e quelli invece palla a terra, possiamo definirli così, diciamo che è più forte su quest'ultimi. Comunque è tra i migliori in Bundesliga per contrasti vinti a partita, tra i primi 5 per passaggi a partita, quindi è molto coinvolto nel gioco. A livello di punti deboli, invece, devo dire che nelle sue caratteristiche come difensore, come giocatore, sinceramente non ne vedo molti, se non a livello caratteriale. E tra poco vi dico tutto poi nella nostra scheda riepilogativa con i pro e i contro, come facciamo sempre. Quindi vi mostro un confronto statistico che ho preparato sempre per fare un parallelo con Milan Skriniar, che eventualmente dovrà andare a sostituire all'Inter, e quest'anno Pavard ha delle statistiche nettamente migliori rispetto a Skriniar, che ha più presenze, quindi un minutaggio più alto, però Pavard ha avuto una contribuzione offensiva migliore, un gol e un assist, invece Skriniar è ancora a zero. Ha concluso il doppio delle volte il verso lo specchio della porta, e nei duelli aerei ne vince praticamente il doppio rispetto a Skriniar. Ha anche un rating statistico decisamente più alto. A livello difensivo vince in tutti i dati, tranne in quello delle respinte, quindi nelle spazzate, nei dribbling intercettati, nei palloni intercettati, nei contrasti, vince nettamente Pavard, così come anche sul fronte offensivo è molto avanti a livello di statistiche, con più tiri verso la porta e anche più passaggi chiave forniti da Pavard. Va detto, come accennavo prima, che sono comunque statistiche un po' falsate, sia dal livello differente delle due squadre in cui giocano, un po' anche dal fatto che Pavard è molto duttile, cambia molto ruolo e gioca anche da terzino. Quindi queste statistiche questa volta dobbiamo prenderle un pochettino più con le pinze, un po' più del solito sicuramente. Detto questo,
Arriviamo però al nostro riepilogo finale con i pro e i contro che ho individuato io, secondo la mia opinione, secondo quello che io conosco, ecco, di Pavard. Negli aspetti positivi, come dicevo, metto sicuramente in assoluto le letture difensive. Questo balza all'occhio da subito guardandolo giocare. I duelli aerei sono un altro fattore importante, dove non è tra i migliori in assoluto, però ha una forte fisicità e si difende molto bene, come vedevamo anche da alcuni dati. Sui tackle, quindi anche sui contrasti e l'aspetto più difensivo puro, è molto forte sicuramente, ha una grande esperienza pur essendo un classe 96 e come dico sempre io dal Bayern prendo anche i magazzinieri, quindi a maggior ragione è un difensore così importante. La sua duttilità, è un giocatore molto versatile sicuramente, difensore, terzino, si sgancia, può giocare nella difesa a 4, può giocare nella difesa a 3 anche come braccetto. Questo è sicuramente un fattore positivo che però troviamo anche nei contro per una considerazione piuttosto particolare, perché nei contro ho messo il ruolo. Che cosa intendo con questo? Intendo che sta quel gol che ha segnato al mondiale del 2018 ha un po' "rovinato" tra virgolette la sua carriera perché, da lì è stato schierato sempre più spesso da terzino destro e in molti vedono in lui un buon terzino destro da difesa a 4, quasi un esterno di fascia. In realtà lui molto spesso, anche di recente, ha dichiarato che vuole giocare da difensore centrale e a me non è ben chiaro in questo momento se lui per difensore centrale intenda proprio il marcatore puro, quindi il De Vrij o l'Acerbi di turno, in questo caso all'Inter, oppure se andrebbe bene per la sua prossima avventura, quindi per il prossimo futuro, anche il terzo di destra, dove comunque i compiti sono piuttosto simili a quelli di un terzino. Quindi questa è un'incognita che secondo me va tenuta in considerazione. Il secondo aspetto negativo da tenere in considerazione è quello dell'operazione, comunque, che non è sicuramente economica. Ha un ingaggio da circa 5 milioni di euro. Con il decreto crescita, a livello di ingaggio ti andrebbe a costare quanto ti costerebbe un De Vrij se gli rinnovi il contratto, di fatto, però ha un costo del cartellino non indifferente, perché ha un valore di mercato ancora di 35 milioni di euro, c'è la scadenza del contratto nel 2024 che dà una mano sicuramente, però non penso che il Bayern lo lascerà partire veramente per 2 soldi e questo può essere un problema, considerando anche che l'Inter in regime di settlement agreement deve fare molta attenzione al costo squadra, non può aumentare il costo squadra e perdendo dei difensori a parametro zero non ci sarà tantissimo spazio per poter investire cifre importanti in questo ruolo. Quindi anche il costo è da tenere in considerazione. Infine, come dicevo e accennavo anche prima, il carattere di questo giocatore è una variabile che va tenuta assolutamente d'occhio, perché, è stato protagonista anche in tempi recenti di alcuni casi. Al mondiale ricordo era stato accusato di parlare un po' troppo con i giornalisti, quindi si diceva che faceva uscire troppe notizie dal ritiro, quindi è stato di fatto tagliato al mondiale. Ha giocato la prima partita e poi non ha giocato più. Al Bayern c'è stato qualche caso, si è lamentato diverse volte, come dicevo, anche per il discorso del ruolo, anche quest'anno poi dopo gli arrivi di alcuni calciatori la scorsa estate in difesa e sulla fascia, c'era un po' di malumore perché la sua trattativa per il rinnovo non decollava e molti media tedeschi hanno raccontato che, diciamo, non è stato propriamente al massimo negli allenamenti. Ha fatto gli allenamenti un po' scarichi, c'è stato un po' di malumore e, in alcuni casi arrivava ultimo negli allenamenti e se ne andava via per primo. Quindi è un caratterino da tenere in considerazione da questo punto di vista. C'è poi un problema bonus, ma lo metto lì un po' sorridendo. Stiamo parlando di professionisti ovviamente, quindi questo non inciderà, però è amico di Giroud e tempo fa aveva detto lo stesso che gli farebbe piacere giocare con lui e visto che Giroud gioca nel Milan, è una frase che noi interisti prendiamo così. Ovviamente si scherza, si ironizza, siamo professionisti e in quanto tali dobbiamo valutarli. Questo quindi è una panoramica su Benjamin Pavard, difensore del Bayern Monaco. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi, se lo conoscete, se vi piace, se pensate che possa essere lui l'erede perfetto di Milan Skriniar. Aspetto i vostri commenti. Vi ricordo di fare un salto nel club di Passione Inter per partecipare alla discussione anche sui prossimi nomi che arriveranno qui sui nostri canali. E nel frattempo vi lascio in descrizione il link per chi ci ascolta in podcast al secondo episodio di questo format, così poi potete recuperare anche tutti gli altri, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare proprio qui.